Ciao a tutti, oggi vedremo una tecnica infallibile, o quasi, per catturare i polpi quando sono dentro la loro tana. Come ho detto nei video precedenti, catturare i polpi non è difficile vederli. Una volta aver avvistato il polpo, nel 90% dei casi si riesce a catturarlo. Ma cosa succede quando il polpo è ben nascosto dentro la sua tana? Si può correre il rischio di spaventarlo e allora potrebbe nascondersi ancora di più dentro la tana e la cattura sarà veramente difficile. La tecnica che vi mostrerò tra poco è davvero efficacissima ed è anche molto semplice da realizzare. La potrete attuare usando, come faccio io, una fiocina ad elastico oppure anche l'asta di un fucile da sub. Nei video precedenti avrete già visto sicuramente questa tecnica, ma oggi la analizzeremo nel dettaglio. Se non avete visto questi video vi consiglio di dare un'occhiata perché in ogni video inserisco sempre qualche informazione che può essere utile nella cattura dei cefalopodi. E non solo. Oggi è il 10 di aprile, come vedete l'acqua è limpidissima, comincia a essere un po' più calda rispetto alle settimane precedenti ma è sempre molto fredda. Il mare è leggermente mosso, soffia un leggerissimo vento e, come la settimana scorsa, sono l'unico sub nella baia. Ho iniziato a pescare da pochissimi minuti quando vedo, come al solito, sotto una roccia, una figura conosciuta. Vi invito a cercare di scoprire dove è nascosto il polpo. Userò la tecnica del solletico, come la chiamo io, però nonostante tutto decido di prendere comunque il gancio pronto per ogni evenienza. Questa tecnica consiste nel pungere leggermente il polpo, senza ovviamente fargli male, in modo da procurargli un fastidio e spingerlo ad uscire dalla sua tana. Come ho detto prima, nel 90% dei casi il polpo uscirà dalla sua tana. Ecco la nostra preda, nascosto dentro la sua casa, con la pietra leggermente spostata di lato. Come vedete, pungo leggermente il polpo, ma non affondo la fiocina. Lui, infastidito, comincia ad avvilupparsi attorno all'asta della fiocina e piano piano comincia ad uscire dalla sua tana. Una volta allo scoperto, prenderlo sarà davvero facile. Utilizzo il gancio per prendere questo bellissimo esemplare di polpo. Non oppone neanche resistenza, l'acqua è ancora fredda, quindi come ho detto in altri video inibisce i suoi movimenti e metterlo dentro al retino sarà veramente facile. Mi dimentico che l'acqua fredda inibisce anche i miei movimenti, come vedete,
e quindi eseguo tutto molto lentamente, ma non ho assolutamente rallentato questo video. Se ancora non siete iscritti al canale, vi invito a lasciare un like, a iscrivervi. Per voi sarà un'operazione di pochi secondi, ma per me sarà molto utile. Riprendo a pescare e per i prossimi 20 minuti non vedrò nessun pesce degno di essere preso. Troverò diverse tane, ma saranno tutte vuote. L'acqua è limpidissima, sembra di nuotare in una bellissima piscina. I colori sono stupendi, vi posso assicurare che non ho minimamente modificato i colori della registrazione e ciò che state vedendo corrisponde esattamente alla realtà. Mi guardo attorno, spesso i polpi amano nascondersi tra la posidonia o nelle immediate vicinanze. Cerco anche la presenza di qualche pesce spia, ma non ne vedo nessuno. Dovrò fare affidamento unicamente su me stesso. E infatti, dopo aver guardato attentamente, vedo un'altra bellissima preda. Anche questa volta vi invito a cercare di scoprire dove è nascosto il nostro polpo. Anche questa preda è ben nascosta dentro la tana. Pungerlo lateralmente non servirebbe, così nuovamente eseguo la tecnica del solletico. Preparo il raffio in modo tale che, se dovesse uscire, potrò prenderlo facilmente. Se deciderete di eseguire questa tecnica, fate attenzione, perché se pungerete troppo forte il polpo, questo invece di uscire si nasconderà ancora di più all'interno della sua tana e sarà quasi impossibile catturarlo. Infastidito inizia a portare fuori i suoi tentacoli e molto lentamente inizia ad uscire. Potrà capitare, come in questo caso, che il polpo per un attimo si ritragga verso l'interno della tana, ma poi, se avrete pazienza, uscirà. Ecco un altro bellissimo esemplare. Come ho detto prima, questa tecnica non è infallibile, ma in alcuni casi è l'unica soluzione possibile. Come avete visto, entrambi i polpi erano ben nascosti dentro la loro tana e non avevo molte altre alternative se non quella di pungerli leggermente, come ho fatto, per indurli ad uscire dalla loro tana. È una tecnica molto semplice, può essere eseguita anche da coloro che si stanno avvicinando per la prima volta a questo tipo di pesca e non hanno molta esperienza. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un like, attivare la campanella e se vi fa piacere potete anche scrivere un commento. Aiutatemi a far crescere sempre di più questo canale. Grazie, buon mare a tutti!